Lezione 1. City Adventures. Ehi Anna, stavo pensando di esplorare presto una nuova città. Sembra eccitante. Quale città stai considerando? Sto pensando a Barcellona. Ho sentito che è pieno di incredibili attrazioni. Barcellona è fantastica. Direi almeno 3 o 4 giorni per esplorare completamente la città. Sembra ragionevole. Quali sono alcuni posti imperdibili? Devi assolutamente visitare la Sagrada Famiglia. È una basilica meravigliosa. Ne ho visto delle foto. L'architettura sembra incredibile. Cos'altro devo controllare? Il Park Güell è un altro gioiello. I mosaici colorati sono davvero unici. Hai visto qualche foto? Sì, sembrano vivaci. Sembra un ottimo posto per le foto. Hai un posto preferito a Barcellona? Adoro il quartiere gotico. È pieno di strade strette ed edifici storici. Sembra affascinante. Puoi semplicemente girovagare lì? Assolutamente. È divertente esplorare e scoprire caffè e negozi nascosti. Mi piace quel tipo di avventura. Che mi dici del cibo? Qualche piatto locale che dovrei provare? Devi provare le tapas. Sono piccoli piatti di vari piatti. Perfetto per la condivisione. Yum! Adoro provare cibi diversi. Qualche tapas in particolare mi consigliate? Le patatas bravas e il jamon iberico sono deliziosi. Li adorerai. Non vedo l'ora di assaggiarli. Com'è il trasporto pubblico a Barcellona? È eccellente. La metropolitana è facile da usare e puoi arrivare quasi ovunque rapidamente. Buono a sapersi. Preferisco non guidare in una nuova città. Qual è il periodo migliore per visitarla? La primavera o l'autunno sono l'ideale. Il clima è piacevole e non ci sono molti turisti. Lezione 2. Running Thales. Ehi Anna, indovina? Di recente ho completato una maratona. È incredibile. Com'è stata l'esperienza? È stata dura, ma così gratificante. L'atmosfera era elettrizzante con tutti i corridori. Posso immaginare. Ti sei allenato molto per farlo? Sì, mi sono allenato per mesi. Ho dovuto aumentare gradualmente la mia resistenza. È impressionante. Com'era la tua routine di allenamento? Ho iniziato con corse più brevi e ho gradualmente aumentato la distanza ogni settimana. Sembra intelligente. Hai seguito un piano specifico? Ho trovato un piano di allenamento online che mi ha aiutato a guidare i miei progressi. Ottima idea. Hai affrontato delle difficoltà durante l'allenamento? Sicuramente, ci sono stati giorni in cui mi sentivo troppo stanco per correre. È difficile rimanere motivati a volte. Come hai fatto a farcela? Mi sono ricordato del mio obiettivo e ho immaginato di tagliare il traguardo. È una tecnica potente. Come ti sei sentito il giorno della gara?
Ero nervoso ma emozionato. L'energia della folla mi ha aiutato a calmare i nervi. È meraviglioso. Hai corso con gli amici o da solo? Ho corso con un paio di amici. Ha reso l'esperienza più piacevole. È fantastico. È bello condividere una sfida del genere. Qual è stata la parte più difficile della maratona? Le ultime miglia sono state le più difficili. Avevo le gambe pesanti, ma continuavo a spingere. Devi esserti sentito benissimo a tagliare il traguardo. Lezione 3. Discorsi sulla spesa. E Anna, volevo comprare del latte oggi. Oh, davvero? Anch'io potrei usarne un po'. Andrai al negozio più tardi? Sì, posso ritirarlo per te oggi, se vuoi. Sarebbe fantastico. Ti serve altro mentre sei lì? Forse del pane e delle uova. Anche quelli li sto esaurendo. Buona idea. Dimentico sempre le uova. Che tipo di latte preferisci? Di solito scelgo il latte di mandorle, ma a volte compro anche il latte normale. Il latte di mandorle è delizioso. Anch'io preferisco il latte d'avena. L'hai provato? Ce l'ho. È cremoso e gustoso, perfetto per il caffè. Esattamente. Bevi molto caffè. Lo faccio. Ne ho bisogno per dare il via alle mie mattinate. Che mi dici di te? Mi piace il caffè, ma adoro anche le tisane la sera. Sembra rilassante. Hai una tisana preferita? La camomilla è la mia preferita. Mi aiuta a rilassarmi. Che mi dici di te? Mi piace il tè alla menta piperita. È rinfrescante dopo un pasto. Ho sentito che il tè alla menta piperita fa bene alla digestione. L'hai provato prima di andare a letto? Non ancora, ma potrei? Di solito bevo tè nel pomeriggio. È un ottimo momento per il tè. Quanto spesso vai a fare la spesa? Cerco di andare una volta alla settimana, ma a volte ho bisogno di fare viaggi extra. Lo stesso qui. È facile dimenticare le cose sulla lista. Lezione 4. Condivisione di soluzioni. E Anna, sai, ho iniziato a condividere i miei problemi con gli amici al lavoro. Davvero? Sembra un'ottima idea. In che modo aiuta? Mi sento più leggero quando parlo dei miei problemi e poi torno allegramente nel mio ufficio. È meraviglioso. È vero che la condivisione può alleggerire il carico. Esattamente. Ognuno di noi si sente meglio quando condivide i propri problemi. Sono completamente d'accordo. Crea un senso di comunità e supporto. Hai provato a parlare delle tue sfide con qualcuno? Sì, in realtà. Di recente ho parlato con il mio collega di un certo stress da lavoro. Com'è andata? È andata davvero bene. Mi ha dato alcuni consigli utili e mi ha ascoltato.
È fantastico. L'ascolto è una parte così importante della comunicazione. Assolutamente. A volte il solo fatto che qualcuno ti ascolti può fare una grande differenza. Pensi che sia più facile condividere i problemi con amici o familiari? Penso che dipenda dalla situazione. Gli amici possono offrire prospettive diverse. Questo è vero. La famiglia spesso ci conosce bene e può offrire conforto. Esattamente. È bello avere entrambi i sistemi di supporto. Cosa condividete di solito? Parlo spesso di stress legato al lavoro o di obiettivi personali con cui ho difficoltà. Sono argomenti importanti. Pensi che ti aiuti a trovare soluzioni? Sì, a volte solo esprimere le mie preoccupazioni aiuta a chiarire i miei pensieri. Questa è una grande intuizione. Lezione 5. Travel Talk. E Anna, hai mai fatto un viaggio in treno attraverso il paese? Sì, ce l'ho. I treni possono trasportare persone in tutto il paese in modo molto rapido ed efficiente. Assolutamente. Adoro quanto possano essere comodi e panoramici i viaggi in treno. Anch'io. È un ottimo modo per vedere il paesaggio cambiare mentre viaggi. Qual è il tuo viaggio in treno preferito? Mi è piaciuto molto il viaggio da San Francisco a Los Angeles. Le viste sulla costa erano sbalorditive. Sembra incredibile. Ho sentito che i panorami lungo quel percorso sono mozzafiato. Lo sono davvero. Hai un viaggio in treno da sogno che vorresti fare? Mi piacerebbe prendere l'Orient Express un giorno. È così iconico e lussuoso. Sarebbe incredibile. Sarebbe come tornare indietro nel tempo con tutta quell'eleganza. Sì, e anche il cibo a bordo dovrebbe essere fantastico. Una cucina raffinata durante il viaggio sembra perfetta. Hai mai viaggiato in treno in un altro paese? Ce l'ho. Ho preso un treno in Giappone ed è stato così efficiente e puntuale. Il Giappone è noto per il suo incredibile sistema ferroviario. Hai preso lo Shinkansen. Sì, è stato super veloce e fluido. Mi sembrava di volare. Ho sentito che è un'esperienza come nessun'altra. Cosa hai fatto durante il viaggio? Mi sono goduto il panorama e ho persino provato alcuni bento box che vendono sul treno. Sono deliziose. La cultura del cibo è così ricca in Giappone. Sicuramente. Pensi che i treni siano un'opzione migliore degli aerei per viaggiare? Dipende dalla distanza. Per viaggi più brevi, i treni sono spesso più comodi e piacevoli. Lezione 6. Strategia di squadra. E Anna, stavo pensando al nostro progetto. Dobbiamo analizzare il carico di lavoro. È una buona idea. La valutazione del carico di lavoro può aiutarci a capire di cosa abbiamo bisogno. Esattamente. Se troviamo delle lacune, possiamo adattare la nostra strategia di conseguenza. D'accordo, ma potremmo aver bisogno di più risorse per affrontare tutto in modo efficiente. Giusto.
Pensi che dovremmo richiedere ulteriore aiuto alla direzione? Sì, credo che sarebbe utile. Più mani possono alleggerire il carico. Quali attività specifiche ritieni richiedono maggiore attenzione? Penso che la fase di ricerca potrebbe utilizzare più persone. Richiede parecchio tempo. Sono d'accordo. La raccolta di dati è fondamentale e disporre di risorse aggiuntive accelererebbe il processo. Sicuramente. Inoltre, avere prospettive diverse può migliorare le nostre scoperte. Questo è vero. La collaborazione porta spesso a risultati migliori. Che mi dici della presentazione? Dovremmo iniziare a pianificarlo ora in modo da avere abbastanza tempo per affinare le nostre idee. Buon punto. Una presentazione ben preparata può avere un impatto significativo. Dovremmo dividere gli argomenti della presentazione tra di noi. Sì, in questo modo possiamo concentrarci sui nostri punti di forza. Posso prendere l'introduzione e la conclusione. Perfetto. Allora mi occuperò del contenuto principale. È la mia parte preferita. Ottimo. Fissiamo delle scadenze per ogni sezione in modo da rimanere in linea. Sembra un piano. Possiamo fare il check-in tra di noi regolarmente per eventuali aggiornamenti. Assolutamente. La comunicazione sarà la chiave del nostro successo. Sono entusiasta di vedere come andrà tutto insieme. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Lezione 7. Routine Swap. Ehi Anna, stavo pensando a come migliorare la mia routine quotidiana. Sembra interessante. Cosa vuoi cambiare? Voglio iniziare la mia mattinata con una nota più positiva. È un'ottima idea. Un buon inizio può dare il tono per l'intera giornata. Esattamente. Dovrei provare a incorporare un po' della tua routine nella mia. Sarei felice di condividere. Di solito inizio con una breve meditazione per schiarirmi le idee. La meditazione sembra utile. Per quanto tempo mediti di solito? Solo una decina di minuti. Mi aiuta a concentrarmi e a sentirmi calmo. Potrei usare quello. Cosa fai dopo la meditazione? Dopodiché, vado a fare una corsa veloce. Mi dà energia per la giornata che mi aspetta. Fare jogging è un modo fantastico per muoversi. Di solito salto la parte degli esercizi. Forse potresti iniziare con una camminata veloce. È una buona introduzione al jogging. Questo è un buon punto. Potrei fare una passeggiata nel parco vicino a casa mia. Assolutamente. L'aria fresca può davvero migliorare il tuo umore. Dopo fai colazione. Tendo a saltare la colazione, cosa che so non è buona. Cosa mangi di solito? Mi piace la farina d'avena con la frutta. Mi riempie e mi dà energia duratura. Sembra delizioso. Dovrei provare a preparare la farina d'avena. Qualche consiglio? Basta aggiungere la tua frutta preferita e una spolverata di noce. È semplice e gustoso. Adoro l'idea. Ci proverò sicuramente. Che mi dici della tua routine lavorativa?
Do priorità alle mie attività ogni mattina. Mi aiuta a rimanere organizzato per tutto il giorno. Lezione 8. Flower Talk. E Anna, hai notato i fiori che sbocciano ovunque? Sì, è bellissimo. Adoro come appare tutto colorato in primavera. Assolutamente. Ci sono fiori bianchi che crescono in tutto il parco. Sono adorabili. I fiori bianchi simboleggiano spesso la purezza e la pace. Questo è vero, ma adoro anche le rose rosse. Possono essere così vivaci e romantici. Le rose rosse sono classiche. Spesso vengono regalate in occasioni speciali come gli anniversari. Esattamente. Hai un fiore preferito? Penso che sceglierei i girasoli. Mi fanno sempre sorridere. I girasoli sono allegri, seguono il sole, il che è così affascinante. Sì, è come se portassero il sole ovunque crescano. Che mi dici di te? Mi piace molto la lavanda. Il profumo è così calmante e rinfrescante. La lavanda è meravigliosa. È ottimo per rilassarsi e anche usato in cucina. Questo non lo sapevo. Come si usa in cucina? Puoi metterlo in infusione negli sciroppi o usarlo in dolci come biscotti e torte. Sembra delizioso. Mi piacerebbe provare a cucinare con la lavanda. Dovresti. Aggiunge un sapore unico. Ti piace il giardinaggio? Sono nuovo, ma sono ansioso di imparare. Da cosa devo iniziare? I fiori facili come le calendule o le margherite sono ottimi per i principianti. Buono a sapersi. Li cercherò. Qual è la tua parte preferita del giardinaggio? Adoro guardare le piante crescere e fiorire. Sembra gratificante. Lezione 9. Delizie al cioccolato. E Anna, sai se c'è qualcosa al cioccolato al bar? Sì, hanno una ricca torta al cioccolato che è semplicemente divina. Sembra incredibile. È tutto il giorno che desidero qualcosa di dolce. Dovresti assolutamente provarlo. È umido e ha una consistenza vellutata. Wow! Adoro un buon dessert con quel tipo di consistenza. Servono altro? Hanno anche una mousse al cioccolato, super leggera e cremosa. La mousse è una delle mie preferite. Sembra indulgente senza essere troppo pesante. Esattamente. E a volte mangiano anche bignè al cioccolato. Ne hai bevuto uno? Ho mangiato eclair, ma non al cioccolato. Sono buoni come sembrano? Assolutamente. Il ripieno al cioccolato è ricco e la pasta sfoglia. Ora sono davvero tentata. Pensi che dovremmo andare a provarli insieme? È un'ottima idea. Possiamo fare una piccola avventura di degustazione di cioccolato. Perfetto. Adoro scoprire nuove prelibatezze. Qual è il tuo dolce al cioccolato preferito?
Penso che sceglierei un brownie classico. È cremoso e soddisfacente. I brownie sono meravigliosi. Li preferisci con o senza frutta secca? Mi piacciono con le noci per una croccantezza in più. Che ne dici di te? Li preferisco senza frutta secca. Mi piace di più il sapore puro del cioccolato. Questo ha senso. A volte la semplicità è la cosa migliore quando si tratta di dessert. D'accordo. Mi piace anche aggiungere sopra una pallina di gelato alla vaniglia. Sì, la combinazione di brownie caldi e gelato freddo è paradisiaca. Lezione 10. Abbigliamento culturale. E Anna, ho visto delle tue foto con quel vestito tradizionale coreano. Come ti sei sentito indossandolo? È stato incredibile. L'abito, chiamato hanbok, è così bello e vivace. Scommetto che ti stava benissimo. Quali colori hai scelto? Indossavo un hanbok rosa brillante con delicati motivi floreali. Sembrava molto festoso. Sembra adorabile. Era comodo da indossare. Sorprendentemente, sì. Il tessuto è morbido e consente un facile movimento. È fantastico. Ho sentito dire che l'hanbok ha un design unico. Cosa c'è di speciale? La silhouette è abbastanza distinta, con vita alta e gonna fluida. È elegante ma semplice. Vedo come sarebbe perfetto per le feste. Lo indossavate degli accessori? Sì, indossavo un bellissimo norighe, che è un ciondolo tradizionale. Ha aggiunto un bel tocco. Sembra interessante. Cosa simboleggiano le norighe? Simboleggia fortuna e felicità. Molte persone lo indossano per occasioni speciali. Lo adoro. Era la prima volta che indossavi un hanbok? Sì, lo era. Ho sentito un profondo legame con la cultura coreana mentre lo indossavo. È meraviglioso. Hai partecipato a qualche attività tradizionale? Sì, abbiamo fatto una tradizionale cerimonia di inchino e abbiamo gustato del delizioso cibo coreano. Sembra un'esperienza fantastica. Qual era il tuo piatto preferito? Ho adorato il bibimbap. Il mix di sapori e colori è stato delizioso. Bibimbap è gustoso. È come una presentazione artistica su un piatto. Esattamente. Mangiarlo sembrava celebrare la cultura in ogni boccone. Lezione 11. Decisioni di viaggio. E Anna, per questo viaggio, valutiamo i pro e i contro prima di prendere una decisione. Sembra intelligente. Quali sono alcuni dei professionisti a cui hai pensato? Bene, un vantaggio è che potremmo esplorare una nuova cultura e provare cibi diversi. Assolutamente. Adoro sperimentare nuove cucine. È come una mini avventura. Un altro vantaggio è che possiamo prenderci una pausa dalla nostra routine quotidiana e rilassarci. Sì, un cambio di scenario può essere rinfrescante.
Che mi dici degli svantaggi? Uno svantaggio potrebbe essere il costo del viaggio. Può sommarsi rapidamente. Questo è vero. Dobbiamo preventivare con attenzione. Qualche altro svantaggio? Stavo pensando al tempo necessario per pianificare tutto. Può essere travolgente. La pianificazione può essere complicata, soprattutto con tutti i dettagli da considerare. Esattamente. Dovremmo anche pensare alle restrizioni di viaggio o ai problemi di sicurezza. Buon punto. È importante rimanere informati su eventuali avvisi di viaggio. Quindi, dopo aver soppesato questi fattori, pensi che dovremmo andare? Penso che i pro superino i contro, soprattutto se pianifichiamo bene. Sono d'accordo. Possiamo fissare un budget e fare una lista di controllo per la pianificazione. Sembra un piano solido. Quale destinazione stai considerando? Stavo pensando di visitare una destinazione balneare per un po' di sole e divertimento. Una spiaggia sembra perfetta. Potremmo goderci il nuoto e il relax in riva all'oceano. Inoltre, possiamo provare sport acquatici come lo snorkeling o il paddleboard. È eccitante. Ho sempre voluto fare snorkeling e vedere le barriere coralline. Lezione 12. Discorsi sui prezzi. E Anna, sembra ragionevole. Parliamo ora della struttura dei prezzi. Certo. Su quali aspetti del prezzo vuoi concentrarti per primi? Penso che dovremmo iniziare con i costi di base. Quali sono le spese principali da considerare? Bene, c'è il prezzo base per il servizio, più eventuali costi aggiuntivi per gli extra. Buon punto. Sono disponibili sconti per le prenotazioni anticipate? Sì, alcune aziende offrono sconti per chi prenota in anticipo. È un ottimo modo per risparmiare denaro. Questa è una strategia intelligente. Che dire delle opzioni di pagamento? Molti luoghi accettano carte di credito, ma alcuni potrebbero preferire contanti o bonifici bancari. È importante saperlo in anticipo. Qual è il tuo metodo di pagamento preferito? Di solito preferisco usare una carta di credito per i punti premio. E tu? Mi piace usare il contante per scopi di bilancio. Mi aiuta a tenere traccia delle mie spese. Questo ha senso. Pensi che dovremmo chiedere informazioni su un piano di pagamento? Sì, un piano di pagamento potrebbe semplificare la gestione di spese maggiori. Sono d'accordo. È sempre utile ripartire i pagamenti nel tempo. Quali sono le politiche di cancellazione? Dovremmo assolutamente capirli. Assolutamente. Conoscere i termini di cancellazione può salvarci da costi imprevisti. Giusto. È meglio essere preparati a qualsiasi modifica dei nostri piani. Quindi, quale pensi che dovrebbe essere il nostro budget per questo viaggio? Penso che dovremmo accantonare un importo specifico per le attività, il cibo e l'alloggio. Sembra un buon approccio. Creiamo insieme un budget dettagliato. Lezione 7. Obiettivi per lo sviluppo delle competenze. E Anna,
Ultimamente ho pensato di migliorare le mie capacità. Sembra fantastico. A quali competenze specifiche ti rivolgi? Sono davvero interessato a migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. E Anna, ultimamente ho pensato di migliorare le mie capacità. Sì, sto pensando di entrare a far parte di un club Toastmasters locale per allenarmi. Sono davvero interessato a migliorare le mie capacità di parlare in pubblico. Parlare in pubblico è un'abilità preziosa. Hai intenzione di iscriverti a qualche club o corso? Sì, sto pensando di entrare a far parte di un club Toastmasters locale per allenarmi. È una scelta fantastica. Forniscono un ambiente favorevole all'apprendimento. Esattamente. Ho sentito che è un ottimo modo per acquisire sicurezza e ricevere feedback. Sicuramente. Che mi dici delle altre competenze? Ti stai concentrando su altro? Vorrei anche migliorare le mie capacità di scrittura. Voglio esprimere le mie idee in modo più chiaro. Scrivere è così importante. Stai pensando di seguire un seminario di scrittura? Sì, sto cercando corsi online che offrono critiche costruttive. Sembra ottimo. Ottenere un feedback può davvero accelerare i tuoi progressi. Sono d'accordo. Su quali competenze stai lavorando attualmente? Mi sto concentrando sull'apprendimento di una nuova lingua. È allo stesso tempo impegnativo e gratificante. È fantastico! Che lingua stai imparando? Sto imparando lo spagnolo. Lo trovo affascinante e utile per viaggiare. Lo spagnolo è un'ottima scelta. Hai un metodo di studio specifico? Uso app per il vocabolario e cerco anche di esercitarmi con persone madrelingua. Questo è intelligente. Conversare con persone madrelingua può davvero aumentare la tua fluidità. Sì, mi piace anche guardare film in spagnolo per migliorare le mie capacità di ascolto. Lezione 14. Trovare un mezzo di trasporto. Anna, sai dove posso trovare gli orari degli autobus? Sì, puoi andare al reparto trasporti per procurarti un orario degli autobus. Buono a sapersi. È disponibile anche online? Assolutamente. La maggior parte dei reparti di trasporto dispone di siti web con orari aggiornati. Comodo. Lo controllerò prima di andare alla stazione. Dovresti. Fa risparmiare tempo e aiuta a pianificare il percorso in modo efficace. Usi spesso i mezzi pubblici. Sì, lo adoro. È ecologico e consente di risparmiare sul gas. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi e leggere durante il tragitto. Esattamente. E puoi incontrare persone interessanti lungo la strada. Questo è vero. Il trasporto pubblico può essere una vera avventura. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.